Ciao selvaggi, sono Klaus e oggi andremo a fare questa traccia in stile Michael Bibi. Michael Bibi non si parla d'altro ultimamente, boss della Solid Grooves, arrivato al successo planetario, possiamo dire grazie a Hanging Tree. Ma forse non sapete la storia di Hanging Tree. Questa canzone è una delle colonne sonore di Hunger Games e Bibi era al cinema, stava guardando il film e ha detto bella questa traccia, devo farci qualcosa. È tornato a casa, ha campionato il vocal e poi l'ha parcheggiato lì per ben 3 anni. In questi 3 anni si è dedicato alla crescita della sua etichetta, la Solid Grooves, e devo dire con degli ottimi risultati. Dopodiché si è ricordato di avere questa traccia su cui lavorare. Sapete quanto ci è voluto per creare Hanging Tree? 45 minuti. E ci credo, perché anch'io ci ho messo mezz'ora per creare questa traccia, di cui 20 minuti solo per trovare i samples. Da cosa sono caratterizzate le tracce di Michael Bibi? Beh, scordatevi effetti, accordi, melodie, mega drop, niente. Le tracce di Bibi sono molto semplici, delle drums costruite praticamente quasi tutte grazie alla TR-909 e 808. In alcune tracce non troviamo nemmeno una vera e propria bassline e poi troviamo suoni come trombe, chitarre cantati in spagnolo. E una cosa che accomuna queste tracce, ci sono dei momenti proprio di vuoto, di silenzio, dove magari rimane solo una voce, solo un suono e per quanto riguarda gli effetti al massimo un filtro per creare un minimo di suspense. Sono canzoni molto semplici ma d'effetto. Come sempre in descrizione trovate il link per scaricare il progetto Ableton e un sample pack con tutti i suoni che ho usato per creare questa traccia. Iniziamo. Nel sample pack trovate tutti i suoni che andrò a usare per creare questa traccia. Imposte BPM a 131 e come vedete ci sono 2 kick, poi andremo a vedere perché ci sono 2 kick. Inserisco il primo kick, alt, ho inserito un kick lungo. Io sconsiglio sempre di usare kick lunghi perché kick e bassline occupano lo stesso range di frequenze e un kick lungo va a dare fastidio alla nostra bassline. Ma in questo caso, non essendoci una vera e propria bassline, il kick lungo è fondamentale per andare a ricoprire quelle frequenze che altrimenti mancherebbero. Inserisco il clap, poi gli hi-hats. Vi ricordo che sono tutti suoni delle TR-909 o 808. Su Ableton li troviamo tutti nelle drums, se no ci sono in questo sample pack. Adesso, con il secondo kick, la cosa particolare che c'è in alcune tracce di Michael Bibi è che lui crea delle percussioni. Logicamente andiamo a tagliare le basse frequenze, altrimenti darebbe fastidio al kick principale. Perfetto. Lo sposto un po', lo taglio. Vado a creare una percussione con questo kick. Perfetto. Consolido tutto. Attivo il loop e vado a creare una breve stesura. Ok, inserisco una traccia audio e vado a variare leggermente il loop alla fine con questi hi-hat. Non lavoro nella drum rack questa volta perché a me piace lavorare così. Perfetto, il nostro groove è pronto. Vado a inserire la voce. Warpata malissimo. Allora impostiamo il BPM a 131 e la warpiamo con complex perché è un vocal. Ascoltiamo. Como mi nena baila, no se compara la tuya.
tuya, deja tu bulto, deja la bulla. Ok, questo sarà il punto dove inizia il drop. Vado ad inserire un filtro sul kick. Dobbiamo fare entrare il kick nel modo giusto. All'inizio gli tagliamo le basse frequenze. Como mi nena baila, Daria Liricolo. Poi vado a filtrarli per creare il nostro drop. Vanno via le basse frequenze e filtriamo. Perfetto. Copio questo filtro su tutti gli altri canali. Andiamo ad ascoltare. No se compara la tuya, deja tu bulto, deja la bulla. Taglio questo pezzo al vocal. Ok, copio e andiamo a creare il drop. Non essendoci una vera e propria bassline, in questa traccia, oltre al kick lungo, andrò a inserire anche dei tom, che andranno a riempire le basse frequenze. Le troviamo direttamente nelle drums 909 Core Kit, dove ci sono tutti i suoni della 909. Noi ci interessa solo i tom. Vado a creare questa percussione bassline. Trovate il loop anche nel sample pack già pronto. Ascoltiamo. Deja tu bulto, deja la bulla. Ok. Duplico e allungo la stesura che andiamo a inserire adesso la chitarra. Inserisco qua. Indovinate un po' con cosa la faccio arrivare? Con un filtro. La facciamo entrare piano piano. Ok. Prima di iniziare il nostro break, vado a tagliare le basse frequenze al kick, a filtrare tutti i suoni come prima. Ok, andiamo ad ascoltare. Como mi nena baila, Daria Liricolo. Como mi nena baila, no se compara la tuya, deja tu bulto, deja la bulla. Perfetto, abbiamo creato anche quel momento di vuoto, di niente. Aggiungo questo effetto per il nostro drop e farò rientrare tutti i suoni delle drums sempre con il filtro. Questa volta il filtro andrà a salire. Per quanto riguarda la chitarra, creerò un piccolo effetto con un delay che si attiva solo all'inizio del drop. Puta, ¿qué le pasa a la chocuta? La nostra traccia è finita. Como mi nena baila, Daria Liricolo. Como
mi nena baila, no se compara la tuya. Deja tu bulto, deja la bulla. La mía tiene un flow en su caderón. La tuya, ¿qué le pasa? La chocó un camión. Ti ricordo che in descrizione trovi il link per scaricare questo progetto Ableton con il suo sample pack 100% gratuito e 100% royalty free. Ti ringrazio per aver seguito il video, se ti è piaciuto ti invito a lasciare un like ed un commento, se vuoi iscriverti sai come farlo. Al prossimo!